Oggi parliamo di motivazione, un concetto sfuggente ma fondamentale. Sapete che la motivazione è come un fedele alleato che ci aiuta a superare i momenti difficili. Ma cosa fare quando non c'è? Come facciamo a farla scattare? Gli esperti la definiscono come la volontà di agire, sostenuta dai pensieri e dalle intenzioni che ci portano a compiere un'azione, un'intenzione specifica. Questa volontà deve superare il punto di dolore. Pensa a quando il dolore di non fare qualcosa diventa più grande del disagio di farlo. Ecco che nasce la motivazione. Magari per alcuni che hanno iniziato l'homeschooling dopo la scuola tradizionale è stato proprio così. E quindi è una decisione per noi tra l'agire e il rimanere fermi e noi come genitori homeschoolers dobbiamo scegliere ogni giorno quale dolore è il minore, spingendoci oltre la terra dell'indeterminatezza. Quindi ricordiamoci, la motivazione è una scelta consapevole che facciamo ogni giorno nell'educazione dei nostri figli. Trovo utili i libri sull'argomento, i podcast ispirazionali, tutti gli articoli su Edupar, le conversazioni con le famiglie homeschoolers, i webinar dove ci si confronta. Il nostro canale YouTube è pieno di ispirazione, ma sono davvero sufficienti? La verità è che la motivazione richiede azione. Eh sì, iniziare qualcosa, anche un piccolo passo, per carità, può generare una catena di motivazione. Ricordate questa citazione: la motivazione è il risultato dell'azione, non la causa. Quindi il segreto è iniziare. Lo dico soprattutto a voi che siete nel limbo: "Ma faccio homeschooling, ma non lo faccio". Una volta che abbiamo iniziato diventa più facile continuare. E questo vale anche per i nostri figli nell'apprendimento, a casa, che poi so che non è a casa, siete dappertutto nel mondo, siete viaggiatori, siete nei musei, siete nei centri sportivi. Comunque un piccolo passo, una piccola azione può accendere quella scintilla di motivazione e portarci a realizzare cose straordinarie. Quanto è importante essere intenzionali nell'homeschooling? Eh sì, è proprio un principio chiave. Lo so, avevate dato anche voi questa risposta. Noi dobbiamo avere, come genitori homeschoolers, gli obiettivi chiari, come un tiro al bersaglio. Senza obiettivo non si colpirà mai il centro o sbaglio. Questo significa stabilire momenti specifici, una routine, delle uscite, gli appuntamenti, una routine, ecco, coerente, chiamiamola così. L'intenzionalità ci aiuta a concentrarsi su ciò che è importante per noi e a rimanere motivati. La coerenza, dall'altra parte, è ciò che trasforma i nostri sforzi in abitudini. Quando diventiamo consistenti nelle nostre azioni, eliminiamo la necessità di prendere decisioni. Sappiamo cosa c'è dopo, ci rendiamo più semplice il continuare anche nei momenti difficili. Lo dico sempre, troviamo una routine, poi possiamo essere flessibili quando serve. Nella coerenza c'è forza, quindi creiamo un progetto didattico, impostiamo i promemoria, la routine settimanale disegnata, un poster, rimaniamo fedeli a questo nostro percorso insieme ai nostri figli. Questo è il modo per trasformare la motivazione in un'abitudine quotidiana, rendendo l'homeschooling un'esperienza gratificante sia per noi genitori che per i nostri figli. Il nostro obiettivo non è solo educare, ma ispirare passione per l'apprendimento che duri tutta la vita. Come trovare la propria motivazione facendo homeschooling? Beh, benvenuti a un altro giorno di istruzione parentale. Oggi parliamo di come trovare la forza di andare avanti. Lo so, a volte non c'è. La chiave per mantenersi motivati è trovare quella zona, la special zone, che ci permette di essere al meglio. Può essere per alcuni un particolare ambiente. Per esempio, se c'è caos in casa sarà difficile andare avanti. Per altri può essere magari ascoltare della musica o un'attività specifica di routine, di inizio giornata. Ognuno di noi ha qualcosa che ci aiuta a concentrarci, a restare motivati e di buon umore. Quando trovate ciò che funziona per voi e anche per i vostri figli, giustamente,
utilizzatela al meglio, che si tratti di creare un angolo di studio confortevole, di ascoltare della musica durante delle sessioni, di fare magari più arte o di essere magari in natura più spesso. Ognuno ha la sua, trovate ciò che accende quella scintilla in voi e nei vostri bambini e non dimenticate, ogni compito ha un fine. Anche se può sembrare difficile ora, pensate a come vi sentirete soddisfatti una volta che avete completato il vostro progetto, ma anche i vostri figli. Non è bello guardare quello che si è fatto una settimana fa, un mese fa, un anno fa, come un album fotografico. Quindi impostate anche delle piccole ricompense per voi stessi, per i vostri figli e questo aiuterà a mantenere la motivazione costante e a rendere l'homeschooling un'esperienza più gioiosa, perché si celebra, celebriamo i grandi, ma anche e soprattutto i piccoli passi. Motivazione e consigli pratici. Oggi voglio raccontarvi di esperienze mie personali e di altre famiglie con le quali ho parlato. Per i più piccoli, incentiviamoli con i barattoli delle biglie. Praticamente ogni bambino, anche voi, avete delle biglie in un barattolo per tutte le attività che andrete a fare nel corso della giornata. E quindi, per incentivarli nel corso della giornata, ogni biglia che rappresenta il compito completato verrà messo in una scatola, in un barattolo delle biglie della famiglia. Questo aiuta i bambini a visualizzare i loro progressi e a sentirsi realizzati. E anche noi, assolutamente sì, quando il proprio barattolo è vuoto e il barattolo della famiglia è pieno, il gioco è fatto. Un altro suggerimento è usare i giochi per rendere l'apprendimento divertente. Ci sono tantissimi giochi, sia reali, concreti, in carta, in scatola piuttosto che online, per magari anche portare movimento in una giornata difficile. Si può utilizzare per una revisione, un gioco a quiz, una caccia al tesoro educativa, chi più ne ha più ne metta. E ancora un elemento è quello del volontariato. Eh sì, è un'ottima motivazione anche questa per completare e poi andare a fare del bene. E sì, è vero, i più grandi magari possono farlo in strutture, per i più piccoli qualcuno può dire che è più difficile, ma in realtà fare un gesto di cortesia, regalare un fiore, una piccola nota scritta, ma anche lasciare un sorriso sul viso degli altri, lo possono fare anche i più piccoli con voi, semplicemente andando fuori in società. Questo incoraggia i ragazzi anche nella loro autostima, ad aumentarla, a sentirsi anche più capaci. Quindi si può trovare queste attività speciali che stimolano l'interesse dei vostri bambini, dei vostri ragazzi homeschoolers. Eh, Anche l'arte, la natura. Integriamo il loro apprendimento con progetti creativi, con la scienza e gli esperimenti. Ogni bambino ha una passione unica e l'homeschooling offre la flessibilità per esplorarla a fondo. Quindi ricordiamoci che l'obiettivo è rendere l'apprendimento un'esperienza positiva e coinvolgente e proprio dare ai nostri figli i motivi per crescere e amare l'apprendimento ogni giorno. Homeschooling e le giornate no. Succede così. Oggi parliamo di come gestire quelle giornate di homeschooling che sembrano particolarmente difficili. Lo so che le avete avute anche voi. Anch'io, assolutamente. Capita a tutti di avere giornate meno entusiasmanti, ma ci sono strategie per superarle. Innanzitutto una breve pausa può fare i miracoli. A volte anche solo 15 minuti di attività libera, se vedete che non va bene, staccate, relax, può rinnovare l'energia e la concentrazione. Se un'attività non funziona, non abbiate paura di cambiarla, potreste così scoprire un nuovo modo di educare, che funziona meglio magari per i vostri figli di quello che avevate pensato. E se necessario, cambiate completamente direzione. Volevate fare matematica? Bene, farete italiano o farete arte. È possibile, passate a un'altra materia, un'attività pratica magari. Se avevate pensato a scrivere, fate una cosa pratica. Ricordatevi che l'apprendimento può avvenire in molti modi e in giornate particolarmente difficili considerate anche di dichiarare una mezza giornata, una giornata intera a dedicarvi a voi stessi, a qualcosa di diverso, una passeggiata, un progetto creativo. E anche lì, il game schooling, sì, prendiamolo in considerazione, può essere una soluzione per le giornate no. I giochi educativi sono un ottimo modo per imparare divertendosi e possono
e possono trasformare una giornata difficile in una mattinata piena di scoperte e risate. Ricordate, ogni giorno è un'opportunità per crescere insieme, anche nei momenti difficili. Come stabilire una routine positiva? Oggi parliamo di come una routine ben strutturata possa fare la differenza nel vostro homeschooling. Prima, impostate un orario, sì, che sia visibile a tutti per le vostre attività. Questo aiuterà a mantenere tutti, magari avete una famiglia grande come la mia, motivati e responsabili. Secondo, create uno spazio dedicato all'apprendimento, proprio per come noi adulti che abbiamo bisogno del nostro angolino per lavorare, per leggere, per rilassarci, per fare arte. Anche loro hanno bisogno di questo. I nostri figli possono beneficiare di uno spazio solo loro, bene organizzato, condiviso con i fratelli e le sorelle. Terzo, mantenete un atteggiamento positivo. Lo so che a volte può essere assolutamente difficile, ma un sorriso e una parola di incoraggiamento possono veramente trasformare la giornata. Quarto, celebrate il successo. Eh sì, anche il più piccolo traguardo merita di essere riconosciuto. E infine, non dimenticate di rendere l'apprendimento divertente. Sperimentate, giocate, esplorate insieme. La routine non deve essere noiosa, ma può essere la chiave per un homeschooling felice e produttivo. Oggi parliamo di obiettivi quotidiani e gestione del tempo. Super genitori, ci siete? Pronti per un altro giorno di homeschooling? Oggi parliamo di come gestirlo questo tempo. E perché è importante avere obiettivi concreti? Prima di tutto, impostate degli obiettivi realistici, piccoli passi, portano a grandi risultati, ricordiamocelo. Secondo, utilizzate gli strumenti a vostra disposizione, che si tratti di app digitali, lavagne tradizionali, gruppi di studio come quelli di EduLearn. Ogni aiuto è prezioso. Terzo, non sottovalutate il potere delle risorse online. Ci sono talmente tanti materiali educativi ora a portata di click. E infine, stimolate l'interesse dei vostri figli. Collegare l'apprendimento al loro hobby, alle loro passioni, può fare miracoli per la motivazione. Ricordate, la gestione del tempo e il raggiungimento degli obiettivi concreti sono i pilastri per un homeschooling di successo. Andiamo a conquistarli! La comunicazione e la comprensione. Fantastici genitori, benvenuti. Oggi parliamo di ascolto e comprensione. Sappiamo tutti quanto sia importante la comunicazione, ma a volte il trucco è semplicemente ascoltare, ascoltare i nostri figli, le loro frustrazioni, le loro sfide, può aiutarci a trovare soluzioni insieme. E poi non dimentichiamo di convalidare i loro sentimenti. Cambiamenti e sfide possono essere difficili, ma rassicurare i nostri figli che siamo qui per loro, diciamoglielo veramente, può fare una grande differenza. Inoltre è essenziale essere relazionabili, condividere le nostre esperienze, parlate loro di quando eravate voi ragazzini, le nostre esperienze di apprendimento, le sfide che abbiamo superato. Questo li farà sentire meno soli nel viaggio di homeschooling. E infine troviamo soluzioni insieme, che si tratti di trovare nuove strategie di apprendimento, semplicemente di parlare dei loro problemi. Collaborare con i nostri figli può rafforzare il loro impegno e la loro motivazione. Ricordate, genitori, la chiave è connettersi con il cuore e con l'orecchio. Ascoltare e comprendere può trasformare la vostra esperienza educativa. È stata una settimana stressante? I hear you, lo capisco. Oggi affrontiamo proprio l'argomento di stress e motivazione. Primo consiglio, prendetevi una giornata libera, ok? Senza questi sensi di colpa orrendi, se ne avete bisogno. Un giorno di pausa può rinnovare l'energia di tutta la famiglia. Quindi, mamme, papà, prendetevi cura di voi. Secondo, scomponete i compiti in obiettivi più piccoli. Questo rende meno opprimente la gestione del carico di lavoro. Ah sì, vogliamo che i ragazzi abbiano una miglior scrittura, che sia più bello il corsivo. Una frase al giorno, non dei paragrafi enormi. La costanza batte lo stress di mettere tutto insieme in una giornata. Terzo, connettetevi magari con amici.
Insegnanti, se avete un team di gruppo, un gruppo di studio come quello di EduLearn, magari la coralità aiuterà anche a togliere un po' di stress dalle vostre spalle. Manteniamo il nostro senso di comunità, come con i webinar di EduPar, per esempio, e non dimenticate di ascoltare i vostri figli. Spesso hanno solo bisogno di qualcuno che li ascolti senza giudicare. E infine validate i loro sentimenti perché è cruciale. Cambiare routine può essere difficile, ma rassicurare i nostri figli che i loro sentimenti sono normali e comprensibili è fondamentale. Ricordate, gestire lo stress e mantenere la motivazione richiede empatia e flessibilità. Oggi parliamo di riconoscere il progresso e guardare al futuro e di autodisciplina, di coerenza su se stessi. Prima, insegnate ai vostri figli, magari dovremmo insegnarlo anche a noi, l'autovalutazione, cioè essere onesti su ciò che si sta facendo bene, meno bene, su cosa si può migliorare. E questa è un'abilità preziosa e necessaria. Bisogna essere onesti. Secondo, parliamo degli obiettivi di carriera con i nostri figli, colleghiamo gli studi attuali ai loro sogni futuri. E questo è un potentissimo motivatore perché significa concretezza, che per loro è fondamentale. Terzo, prendete un giorno alla volta. Eh sì, durante i periodi difficili, quando avete stress e difficoltà, è importante impostare aspettative realizzabili e celebrare ogni piccolo successo. E infine ricordate che questa situazione è assolutamente temporanea. Ricordiamoci che i figli magari stanno attraversando una fase e che ci sono cose meravigliose che ci aspettano più avanti e ricordiamolo anche a loro perché può dare la forza di continuare. Quindi celebriamo ogni progresso, ogni piccolo passo avanti. Insieme stiamo costruendo un futuro brillante per i nostri figli.